Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È lunedì 25 di settembre, siamo già all'interno della prossima settimana, quella che ci condurrà prima a Cagliari e poi la partita in casa contro la Lazio, che darà il via all'ultima settimana densa di appuntamenti. C'è il Borussia Dortmund, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. L'editoriale del lunedì, prima di tutto, come al solito, vi devo ringraziare perché sono già un paio di volte che vi esorto a mettere like ed iscrivervi e grazie perché lo state facendo, quindi vi rinvito ancora una volta a mettere il like perché ci dà veramente un grandissimo supporto e come vi ho detto l'ultima volta, dai dati noi vediamo che fa grandissima differenza, quindi se non vi costa niente, se vi interessa comunque il contenuto, mettete like. Come l'iscrizione, perché il numero di iscritti ci condiziona anche per certo tipo di lavoro che dobbiamo andare a fare. Quindi, insomma, se vedete i nostri contenuti e non siete iscritti, iscrivetevi, perché anche qui è assolutamente gratis. Detto ciò, direi di partire, come al solito, con l'editoriale di questa settimana. Questo è il sommario dell'editoriale. Aspettate che mi centro bene. Il primo argomento sarà 5 più 5 uguale 12. Non mi sono ammattito, ovviamente, ma andremo a parlare di quello che stiamo iniziando a vedere in campo da un po' di settimane a questa parte, cioè l'inizio di stagione del Milan. Come la proposta di gioco, quanti punti sono stati fatti, e quindi allerta ma col sorriso, perché tra poco ne parliamo, dai. Andremo avanti con Tijani Hanks Reinders. Scusate il calambur, però ve lo spiego dopo il perché ho messo il cognome di Tom Hanks. Magari qualcuno già lo ha intuito. Vi lascio questi 30 secondi per pensarci e poi ho i minuti che passeranno al secondo argomento per pensarci. Magari qualcuno l'ha già indovinato. Non è per Castaway. Poi finiremo con Controbalzo, come al solito la rubrica con i vostri messaggi. Ho preso quelli delle pagelle sempre dell'ultima partita, ovvero le pagelle che sono uscite ieri per la partita vinta sabato invece, e chiuderemo con porte aperte al mercato, porte aperte anche allo stadio. Quindi, siccome erano due gli argomenti, è un po' riassuntivo di quelli che sono due argomenti, cioè mercato da una parte e stadio dall'altra. Partiamo, dai. 5 più 5 uguale 12. Allerta ma col sorriso. Perché? Allora, 12 punti in 5 partite di campionato sono un bottino, forse avremmo firmato tutti, insomma, al netto del calendario. Cioè, prima di sapere che l'unica sconfitta su 5 sarebbe stato un 5-1 nel derby, forse far 12 punti su 15 era un bel andare, era un bel partire, quindi è sicuramente qualcosa di positivo, quindi il sorriso. Quello che mi lascia invece un pochino più allerta è come sono arrivati i punti. Nelle prime 3 partite con questa 5 più 5 che ha pagato molto bene, soprattutto contro il Torino, che è stata la partita dove questo sistema di gioco che ci fa un po' spaccare in due, con 5 giocatori vicino a McManian e 5 giocatori più quasi verso il limite dell'area di rigore avversario, ci rende particolarmente efficaci sia con il Toro, in parte anche con la Roma. Con il Bologna è stato un pochino meno accentuato, ma insomma paga. Poi, siccome l'editoriale purtroppo ve lo cuccate con il sottoscritto, quindi vi cuccate quello che penso io e non in generale, credo che sia non un sistema di gioco replicabile all'infinito. Il 5-5 che abbiamo visto replicato bene, soprattutto prima della sosta, non può per me essere portato avanti per tanto tempo, perché è un sistema di gioco molto facilmente studiabile, che ha delle contromisure che possono essere adottate in maniera anche abbastanza semplice, contro il quale si può giocare molto bene, come ha dimostrato l'Inter, come in qualche occasione ha dimostrato anche il Newcastle in ripartenza, anche se in realtà non è arrivato mai a concludere pericolosamente, come ha dimostrato anche il Verona in qualche altra sua occasione, soprattutto quell'occasione di Foloruscio, ma insomma
In linea di massima non ha magari creato tanto, ma non abbiamo creato niente nemmeno noi. Quindi io credo che possa essere, come è stato magari per i terzini accentrati, come può essere per tanti altri accorgimenti tattici che il mister ha fatto molto bene, come ad esempio era stato appunto il Teo Hernandez contro l'Atalanta di ormai 2 anni fa, che era stato un grandissimo exploit e che aveva infatti mandato in cortocircuito l'Atalanta. Ecco, accentuato come è stato tra l'altro i terzini accentrati l'anno scorso e forse anche un pochino quest'anno. Ehm, quando è accentuato rischia di essere controproducente. In questo momento per me è un pochino controproducente. Il Milan, soprattutto contro il Verona, è stato un pochino sterile. Più che altro perché se l'avversario inizia a capire che tu hai la palla nei piedi di Mike Maignan, mettiamo, e 5 giocatori vicino a lui, l'avversario accetta volontariamente di lasciare insieme a te 50 metri di spazio tra i tuoi 5 e gli altri 5. In mezzo al campo si crea una spaccatura di 40-50 metri. Ora, per fare gol, la palla dalla linea di difesa deve andare dall'altra parte del campo. Ora, come ci può andare? In 2 modi: trasmissione, conduzione. La palla non si muove in maniera diversa, o la si trasmette o la si conduce. Trasmetterla bassa, rasoterra, a 50 metri di distanza è infattibile, perché non si può fare un passaggio di 50 metri preciso al compagno senza che non ci sia un intercetto, senza che non ci sia una palla coperta. Dall'altro canto, se la si alza, il rischio è quello di essere un po' troppo dipendenti da una buona spizzata, una buona torre, un buon inserimento, andarsi a prendere la seconda palla, eccetera, eccetera, eccetera. Condurla potrebbe essere un'idea, ma implicherebbe che i 5 iniziali davanti a Mike Maignan escano meglio con la palla rispetto a che quello che abbiamo fatto vedere ad esempio con il Verona, dove non ci siamo riusciti. Quindi allerta, ma col sorriso, con i 12 punti in tasca, ma rimango allerta, perché io me li ricordo i messaggi, i commenti di settembre, ottobre, novembre scorso, quando magari si riusciva a vincere le partite sporche, si riusciva a vincerle anche giocando non benissimo, come a Empoli con il gol di Ballo Touré, come contro lo Spezia con la volée di Olivier Giroud alla fine, come in altre circostanze. Ora, un conto è vincerle sporche in un contesto dove comunque stai costruendo bene. Un conto è che inizi a inanellare delle vittorie sporche. Quindi rimango allerta, ma col sorriso, proprio perché siamo all'inizio di questo percorso. Ora, se queste sono partite sporche all'interno di un percorso virtuoso, allora succederà come magari 2 anni fa, dove magari hai vinto anche partite che non meritavi, ti sei portato a casa i punti e sei andato avanti molto bene. Se invece sono la spia di qualcosa che inizia a non funzionare benissimo, come l'anno scorso, bisogna stare allerta. Senza fare drammi, ma bisogna stare allerta. Come bisogna stare allerta per Tijani Reinders, che è il mio secondo argomento di oggi. Su Tijani sono molto integralista perché penso sia un grandissimo calciatore a tendere. Magari è esploso tardi, magari non è venuto fuori benissimo in tenera età, ma ha tutte le caratteristiche per essere un signor centrocampista. Ecco, è un centrocampista. È un centrocampista, non è altro. Non è né un incursore che parte già alto, né un raccoglitore di sponde, né un raccoglitore di seconde palle. Ergo, non è un raccoglitore di briciole di gioco. Tijani Reinders è un creatore, un farcitore, un costruttore di gioco, non è un raccoglitore di qualcos'altro di gioco. Ho letto anche dei commenti perché si fa confusione tra uno che deve andarsi a prendere le sponde partendo già alto e il centrocampista box to box. Il centrocampista box to box è questo. Questo è Tijani Reinders dell'anno scorso. Questa è la sua hitmap dell'anno scorso, di tutta la stagione di Eredivisie. Questo è un giocatore che copre tutto il campo come centrocampista. Box to box.
da un'area di rigore all'altra. Questo è Tijani Reinders e questo va fatto, diciamo, bisogna far fare a Tijani Reinders. Questo invece è Tijani Reinders di quest'anno, un giocatore che nella sua metà campo sta poco, che sta molto di più nella metà campo avversaria e che quindi parte già alto e che quindi quando non è la palla tende anche a rincorrere un po' troppo, tant'è che spesso è un giocatore che va sopra numero come chilometri percorsi. Ora, Tijani Reinders per me merita di essere usato, tra virgolette, scusate il termine, meglio di un semplice incursore, perché ha delle caratteristiche molto importanti. Non è un giocatore mediocre, un giocatore che va a raccogliere le sponde altrui. Con tutto il bene e il rispetto, è davvero è anche un vecchio cuore, un giocatore che ci ha messo l'anima, è sempre molto cacarino anche con noi di radio, ma non è Antonio Nocerino che andava a rimorchio di Zlatan Ibrahimovic, non è questo. Tijani Reinders è molto di più e va usato molto di più e molto meglio di così. E spero che si possa usare diversamente nel prossimo futuro, perché costruire 5-5 e Tijani che fa già il quinto alto per me è un errore. Poi c'è qualcuno sicuramente più bravo di me in panchina, anzi sicuramente più bravo di me in panchina, che non la pensa così, anzi l'ha detto anche nella conferenza post la vittoria di ieri, anzi di l'altro ieri, scusate. E quindi, però, il titolo è proprio questo, è Salvate il soldato Reinders, perché Tijani non può essere questo, deve essere qualcos'altro. Vado avanti, controbalzo. Controbalzo di oggi, ci sono 4 messaggi dalle pagelle di ieri, li andiamo a vedere. Inizio con Marco Mastrangeli 6585, che è pure abbonato. Ci si può abbonare a Radio Rossonera, ve lo ricordo sempre, ci dà anche questo una grandissima mano, perché se tutti i contenuti che riusciamo a fare, soprattutto in esterna, soprattutto diversi da quelli che è la live, eccetera, perché con il vostro contributo riusciamo ad andare avanti a fare anche questo altro tipo di contenuti. Ma tant'è, non voglio annoiare. Mi porta a casa i 3 punti, le belle prestazioni di Florenzi, Sportelli e Okafor. Spero di non vedere un'altra stagione fondata solo sulle giocate dei singoli. Le qualità per giocare a calcio ce l'abbiamo, dipenderà dal coach. Forza Milan e buona domenica. Buona domenica ormai è andata, caro Marco. Sulle prestazioni dei singoli hai ragione, tant'è che in chiusura parleremo proprio di questo, di quello che il mercato ha portato e porterà. Quindi ti rimando la spiegazione a dopo, però anche su questo hai ragione. Spero anch'io di non vedere un Milan ancorato ai singoli. Bisogna che torni a essere il Milan, punto, e non il Milan di Rafael Leao, con tutto il rispetto di Rafa che è un campione importantissimo, tant'è che adesso forse c'è un messaggio che lo riguarda. Musa secondo me ha giocato ieri una partita di grande quantità e considerando che avrà fatto 21 km dopo i crampi pressava ogni pallone che si muoveva, secondo me ha fatto una buonissima partita. Lo dice RR-ZF3WB. Grazie per il messaggio, non tanto per il nick. Musa mi ispira parecchio. Credo che possa essere un giocatore molto, molto, molto malleabile, molto lavorabile e ancora molto grezzo, ma sul quale ci si può lavorare tanto e che può regalare delle ottime soddisfazioni in futuro. Perché può ricoprire più ruoli, sì, ma col passare del tempo probabilmente si specializzerà e verrà fuori quelle che sono le sue qualità atletiche e anche discretamente tecniche. Ha una buona tecnica, non niente di sconvolgente, ovviamente. Non è Tijani Reinders che dovrebbe fare altro. Ma Musa ha un buon piede. Penso possa essere, non magari quest'anno, l'acquisto più azzeccato di questa sessione di mercato, ma ce lo ritroveremo tra 2 anni, tra 3 anni, a capire che è stato un ottimo acquisto. Per me Musa ha del gran potenziale. Vado avanti. Fabio F.8171 scrive: brutta partita, ma l'anno scorso non l'avremmo vinta. E visto le altre squadre che lottano per il posto Champions, ma io vorrei giocare per il campionato, Fabio.
Mi tengo stretto questi 3 punti, forza Milan sempre. Allora, mi tengo anch'io stretti 3 punti, come ho detto poco fa, il sorriso c'è assolutamente. Eravamo anche in una situazione di piccolo problematica dietro, perché gli infortuni ogni tanto ci capitano e ci sono capitati tra l'altro nella stessa zona, perché in un modo o nell'altro si sono fatti male quasi tutti gli esterni bassi. Però al netto degli infortuni la partita di ieri poteva essere giocata un pochino meglio, ecco. Alla fine il Milan ha tirato in porta una volta su una dormita di Ongla ben riciclata da Giroud che manda in porta Leao, 70 minuti, e dopo al 75 mi pare giù di lì siamo tornati a calciare in porta. Ecco, in 70 minuti centrali di partita abbiamo creato poco e niente o quasi nulla. È vero, vincere le partite sporche aiuta alla fine dell'anno nel computo generale dei punti, vincere tante partite sporche non si riesce. Quindi una sì, due sì, in un computo di 7-8 partite si possono anche vincere 2 o 3 sporche, ma le altre non possono esserlo, se no si fa la fine dell'anno scorso. Stefano Ricco 76-59, beato te Stefano. A chi continua a criticare Leao, 2 anni fa 11 gol 9 assist, lo scorso anno 15 gol 7 assist con partite vinte 1-0 grazie a lui, con cui ci siamo arrampicati, grazie anche alla Juve, alla qualificazione in Champions. Ed il tutto nonostante sia sempre triplicato dalle difese avversarie. Le prestazioni si può criticare, ma continuare a menarla con la storia della continuità è semplicemente ridicolo. Vedere la media punti con lui in campo e con lui fuori. Stefano, hai detto tutto tu, hai ragione. Menarla su, come si suol dire, con Rafael Leao è esercizio stucchevole, onestamente stucchevole, perché Rafa può anche sbagliare una partita. Ora, se non ricordo male, non ho nulla contro Kvaratskhelia, ma se non ricordo male è da 30 partite che non fa gol, o giù di lì. Cosa diremmo di Rafael Leao, che per una volta che si è azzardato a non segnare facendo un colpo di tacco, apriti cielo, perché vi ricordo che Rafael Leao è in striscia da Roma. Roma, derby, Champions, quello che è, l'ultima. Su 4 partite, 3 gol. 3. E nelle ultime 4 partite il Milan ha fatto 4 gol, se non ricordo male. Cioè 2 con la Roma, il rigore è di Giroud, quindi un rigore. Quindi gli ultimi 3 gol su azioni sono tutti di Rafael Leao. Occhio sempre a non dipendere costantemente solo e soltanto da Rafael Leao, perché sennò diventa un problema, ma non può essere nemmeno un problema se Rafael Leao per una partita la sbaglia. Anche 2, anche 3, ma ti dirò pure 5. Viva Dio, ce ne sono altri 23 in campo, non tutti insieme ovviamente, però non si può nemmeno andare contro Rafael Leao, se no veramente ragazzi. E fortunatamente i tifosi del Milan credo che abbiano capito questo. Chiudo con porte aperte. Allora, parto velocemente dallo stadio, mi prendo un minuto finale per chiudere l'editoriale. Sul mercato, in realtà ho già detto, penso che il mercato abbia portato dei giocatori interessanti. Non è magari stato completo perché l'abbiamo visto soprattutto dietro qualcosina forse manca, ma in linea di massima. Musa è un giocatore che dobbiamo ancora scoprire. Okafor per me è un giocatore che ancora dobbiamo tanto scoprire ed è un altro come Musa che per me una grande mano ce la dà quest'anno e anche in futuro ce la darà. Jovic rimane un punto di domanda, probabilmente le qualità le ha anche, ma dipende da lui e quindi rimango a quel punto di domanda. Il resto del mercato ne abbiamo già parlato più e più volte, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Le porte aperte per lo stadio, sì, aspettatevi delle novità molto importanti da metà settimana. Da questa metà settimana, ci sono novità molto importanti per lo stadio del Milan a San Donato. Come al solito vi terremo aggiornati praticamente quasi in tempo reale quando avremo a sapere qualcosa, ma restiamo sul chi va là per questa settimana, che è una settimana importante e cruciale per il nuovo stadio.
Detto ciò, siamo arrivati in chiusura. Lasciate like se non l'avete già fatto, oppure semplicemente grazie per averci ascoltato, per avermi ascoltato. Ci ritroviamo tra pochi minuti con Mattino Milan. Buon lunedì. Tutto la Maradam del lunedì rimane al solito, quindi con l'11 chiama Milan, 13 lance, 16 talk, 19 filo rossonero e 19:15 la stanza di bottoni. E anche qui grazie perché la state seguendo veramente in tantissimi. Grazie a tutti, buon lunedì.